Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Chi mi segue da un po' sa già che io ho abbandonato l'uso dei cavi da più di 1 anno e mezzo, non li uso più, ne ho un paio giusto così per ogni evenienza e sono passato all'uso dei trasmettitori e ricevitori wireless. Il sistema wireless per me è tutta la vita, non c'è nessun problema, non ne potevo più di cavi che si incagliavano, si intrecciavano dappertutto. Col sistema wireless questo problema sparisce, ma ne spariscono molti altri, insomma ti agevola molto il modo di suonare. E usavo e uso tuttora dei Licato da 2,4 GHz che ho comprato e mi sono sempre trovato benissimo, non ho mai trovato nulla da ridire su questi trasmettitori. Ho fatto un video su di loro circa 8-9 mesi fa, un video che ha avuto una buona accoglienza e probabilmente è stato visto anche da qualcuno del Licato, perché mi hanno scritto e mi hanno chiesto se volevo provare qualcos'altro di loro. Hanno parecchia scelta nel campo dei sistemi wireless. Ho scelto questo sistema da 5,8 GHz, gentilmente me l'hanno inviato, non mi hanno obbligato a dire né bene né male, mi hanno detto provalo, ecco, e io sono qui apposta per provarlo. Sapete, chi mi segue, che se c'è qualcosa di male da dire lo dico, non ho nessun problema. Comunque, il sistema da 5,8 dovrebbe, in teoria, dopo lo andremo a stabilire, dare una maggiore garanzia da eventuali interferenze. Diciamo, questi da 2,4 a me non hanno mai dato problemi, sono andato anche a suonare in prova con altri musicisti, nessun problema, anche in ambienti pieni di cellulari o cose, non ho avuto problemi. Anche questi comunque si possono accoppiare a varie frequenze. E questo da 5,8 in teoria dovrebbe risolvere molto di più questa questione, e in più hanno la stessa caratteristica, la stessa batteria, la stessa distanza con cui si può suonare fino a 30 metri, e questo lo verificheremo. Nel video che ho fatto prima ho verificato che in realtà se suoni in un ambiente come casa tua, dove metti fra il ricevitore e il trasmettitore metti 2 pareti, ne bastano 2, se sono 3 poi ancora peggio, arrivi a 10-15 metri, comunque 10 sicuramente, anche con 2 pareti di mezzo 10 metri li fa. E in ogni caso, come dicevo nel video, anche live è molto difficile che tu stia più lontano di 10 metri dal tuo amplificatore, per cui sì, sono dei problemi forse un po' esagerati, ecco. Poi ovviamente con questo sistema dovresti essere ancora più tranquillo. Questo lo andiamo a vedere. Comunque, ecco, li voglio provare, voglio vedere se effettivamente anche loro arrivano a 30 metri, vediamo un po' come suonano e ne parleremo anche a fine video con eventuali conclusioni pro e contro. Prima vi chiedo sempre, come faccio sempre, di iscrivervi se già non lo siete, perché mi aiutate moltissimo, il canale cresce, ci sono molti contenuti, diventerà anche il vostro canale. Vi ringrazio se cliccate. Va bene, andiamo a vedere questi Licato VS50 da 5,8 GHz. Bene, facciamo un veloce unboxing. Ecco, in copertina vedete sono neri, a me sono arrivati di un bel color legno, a me piace. Il manuale di istruzioni è in 5 o 6 lingue, non ricordo, però c'è anche l'italiano e questo è importante perché è anche scritto piuttosto bene. Non serve, a dir la verità, perché è molto intuibile questa cosa, insomma non è che ci voglia chissà chi per imparare a usare questi trasmettitori. Quando sono arrivati avevano un po' di batteria ancora, poi li ho rimessi subito in carica perché è giusto farlo. Vedete, sono molto snodabili,
e anche belli robusti al tatto, poi li vediamo meglio. Vedete, si sono accoppiati e sono adatti a qualunque tipo di chitarra, anche all'estrato, che hanno quella presa jack un po' sì, tutta loro. E c'è un cavo USB in dotazione, si possono ricaricare entrambi gli apparecchi simultaneamente, e è lungo circa 1 metro, è bello robusto e dà l'idea di durare nel tempo. Bene, ho provato a sentire in cuffia le differenze che potevano esserci fra i due sistemi e sinceramente, guardate, ho delle Beyer Dynamics di buona qualità e devo dire non ho sentito differenze di sorta, insomma io trovo che non ci siano perdite di segnale o di qualità. Anche sul distorto può dare l'impressione che il cavo sia più definito, però ho guardato e ho visto che con questi sono stato sulle note un po' più basse, mentre col cavo sono andato più su e chiaramente tutti gli effetti che ci ho messo hanno fatto un po' più urlare la chitarra, però effettivamente guardando al segnale del pick up al manico il suono a mio giudizio è uguale. Poi nel suono pulito, che secondo me è proprio quello che fa la differenza, non ho sentito differenze, insomma non ho sentito nulla che potesse dire questo è meglio di quello. Quello che dico io è che questo è meglio di quello a livello pratico soprattutto, e chiaramente è un po' come si dice adesso, zero sbatti, nel senso infili, accendi e vai. Adesso stavo aspettando che mi arrivasse un amplificatorino piccolo che va anche a batteria e se, come spero, domani mi arriva, faccio un'uscita nelle colline qui intorno a dove abito e voglio provare a fare questa misurazione all'aria aperta di questi 30 metri, anche fossero 25 vanno bene lo stesso, però voglio vedere.
Nel video precedente in molti mi hanno chiesto come si fa a cambiare banda su questi due dispositivi o sugli altri dispositivi da 2,4 GHz, praticamente un po' su tutti i dispositivi Licato. Dunque è semplicissimo, allora li accendiamo, vedete sono accoppiati, hanno la luce fissa, vuol dire che sono già pronti per l'uso. Se vogliamo cambiare banda, schiacciamo il bottone sul trasmettitore, vedete lampeggiano in due differenti frequenze, questo più veloce, questo più lento. Schiacciamo lo stesso bottone sul ricevitore e i dispositivi fra un po' si accoppiano, eccoli qua, sono fissi di nuovo le luci, per cui si sono accoppiati su una differente banda. Ecco, ci sono 4 possibili bande disponibili, per cui penso che la scelta insomma non crei problemi a nessuno. Vedete, in 5 secondi la cosa si fa senza nessun problema. Trovo questa cosa utilissima, soprattutto sui trasmettitori da 2,4 GHz che sono più soggetti a frequenze. Questi da 5,8 in teoria non dovrebbero avere bisogno di questa cosa, però ce l'hanno anche loro. Quindi tiriamo un po' di conclusioni e magari parliamo anche di qualche alternativa a questo prodotto. Allora, questi Licato VS50 da 5,8 GHz, cosa posso dire più di quelli che avevo già provato mesi fa? Sinceramente molto poco, cioè hanno la stessa qualità, vanno bene, ero contento di quelli e sono contento di questi. Sono robusti, hanno una bella plastica robusta e d'altra parte anche la concorrenza li fa di plastica, per cui non è che sia una discriminante. Sono comodi, vanno bene, abbiamo visto che la distanza è ben oltre quella dichiarata, chiaramente senza pareti in mezzo, e mi trovo benissimo, nel senso, questi in più, ecco, l'unico punto in più è che sono molto meno influenzabili da interferenze esterne, per cui se qualcuno ha questo problema consiglio senz'altro questi rispetto a quelli da 2,4 GHz. Per chi non ha questo problema la scelta è uguale, vanno nello stesso identico modo, avete visto anche voi, casomai andate a rivedervi quel video. E niente, la concorrenza, le varie alternative, cioè più economica di queste, molto fatica che ne troviate, ma non so, ad esempio NUX, so bene che costa molto di più, Moore, anche Moore costa parecchio, e cosa c'è poi, X-Vive, ecco, neanche a dirlo, insomma spendete il doppio, il triplo, anche il quadruplo, non so, andiamo sui Boss o su sistemi anche un po' più avanti con il prezzo e avete la stessa resa, posso assicurarvi che è la stessa resa, non c'è differenza, avete visto col cavo non c'è nessuna differenza. Questi sono consigliati, robusti, buoni, affidabili, 4 bande, non ho nessuna convenienza a parlare bene di questi aggeggi perché non ho nessuno sponsor, nessuna ricompensa da parte di Licato, a parte che posso tenermi questo prodotto che assieme a quello che avevo già mi auguro mi durerà fino alla mia pensione, ecco, per cui i cavi addio e resto con questi per sempre. Altre cose da dire non ce ne sono, spero che vi sia stato utile questo video e ci vediamo alla prossima, state bene, ciao!